Sapevi che al mondo ci sono alcune capitali posizionate geograficamente in modo illogico nei rispettivi stati? Infatti, in un mondo perfetto, l'ideale sarebbe che la capitale del tuo paese fosse situata al centro, garantendo sicurezza, protezione e un facile accesso ai cittadini e ai diplomatici stranieri. Ma non sempre è così, e molte capitali potrebbero essere considerate in posizione pericolosa o di svantaggio. Per preservarsi dai pericoli esterni come l'invasione, l'immigrazione illegale o il traffico illecito, è un'idea poco saggia che un paese scelga una capitale vicina ai confini dei propri vicini. È ancora peggio se la capitale confina direttamente con un altro paese. Avere la capitale confinante con un vicino, che potrebbe rappresentare una minaccia potenziale, è un vero e proprio pericolo. Ecco alcuni dei paesi che si trovano in questa situazione e guarda questo video fino alla fine perché parleremo anche della nostra idea di capitali mondiali. Porto Novo, in Benin, confina con la Nigeria. Lomé, in Togo, confina con il Ghana. Banjul, in Gambia, confina con il Senegal. Gaborone, in Botswana, confina con il Sudafrica. Maseru, in Lesotho, confina con il Sudafrica. Ashgabat, in Turkmenistan, confina con l'Iran. Tashkent, in Uzbekistan, confina con il Kazakistan. Bishkek, in Kirghizistan, confina con la Russia. Vientiane, in Laos, confina con la Thailandia e infine Seoul, in Corea del Sud, confina con la Corea del Nord. Inoltre, avere la propria capitale situata proprio accanto alla capitale di un vicino non è una scelta intelligente perché si crea una competizione per le risorse. Questo è il caso di Helsinki, capitale della Finlandia, situata a soli 80 km dalla capitale dell'Estonia, Tallinn, e del peggiore di tutti, Brazzaville, nella Repubblica del Congo, che si trova proprio accanto a Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo, a una distanza davvero minima. Ma prima di continuare, iscriviti al canale ed attiva la campanella per rimanere aggiornato sui nostri video. È logico che una capitale sia situata in una zona costiera o in una terra navigabile. Se un paese non ha una costa o ha un importante centro commerciale, di solito viene scelta o posizionata una capitale in un luogo che faciliti il commercio con il resto del mondo. Un sito di scambio poco favorevole è assolutamente sconsigliato per una capitale. Londra e Parigi sono due esempi eccellenti, trovandosi rispettivamente sul fiume Tamigi e sulla Senna. Sebbene oggi la loro posizione non sia così determinante grazie ai treni, agli aerei e alle autostrade, nel periodo medievale era assolutamente essenziale. Ecco alcuni paesi le cui capitali rientrano in questa categoria. Naypyidaw, la capitale del Myanmar, è stata costruita di recente e dispone di pochissime infrastrutture per sostenere il commercio. Reykjavik, in Islanda, si trova nella parte sud-ovest del paese, che è la parte più a nord-est d'Europa. La civiltà più vicina, oltre a se stessa, è la Groenlandia. Canberra, in Australia, si trova a ovest del deserto, mentre il paese stesso si estende a nord. Ad est si trova l'oceano più grande del mondo, mentre a sud si trova l'Antartide. La maggior parte delle persone che non sono interessate o studiano geografia potrebbero pensare che Rio sia la capitale del Brasile, essendo la città più popolare e popolata. Tuttavia, il Brasile ha spostato la sua capitale da Rio a Brasilia per affermare la sua indipendenza, scambiando una capitale coloniale sulla costa con una nuova capitale interna. La posizione interna sottosviluppata della nuova capitale ha permesso un nuovo inizio e l'opportunità di sviluppare la regione. Anche Astana, in Kazakistan, ha lo stesso problema del Brasile. Una capitale dovrebbe idealmente trovarsi al centro del paese per contribuire a svilupparlo in modo equo e rimanere in contatto con la sua popolazione. Una capitale situata su un lato remoto del paese, mentre il resto è disperso su un altro lato, può creare problemi e disuguaglianze in tutto il paese, specialmente per quanto riguarda i trasporti, le strade e le reti ferroviarie. Ecco alcuni dei peggiori esempi per questa categoria. Bratislava, in Slovacchia, situata nella parte più occidentale del paese, al confine con Ungheria e Austria. È forse una delle capitali peggio posizionate al mondo per quanto riguarda la protezione e la sicurezza delle minacce esterne. Vienna, in Austria, si trova a nord-est nel paese, non lontano dalla precedente capitale, Bratislava. Copenaghen, in Danimarca. Perché scegliere una capitale che si trova su un'isola accanto a un altro paese quando si hanno altri territori continentali? Malabo,
in Guinea Equatoriale, è la Copenaghen dell'Africa. Guardandola sulla mappa possiamo vedere che la Guinea Equatoriale è un paese quasi rettangolare incastonato tra Camerun e Gabon. Ma indovina dove si trova la sua capitale? Sì, si trova su un'isola più vicina al Camerun rispetto al resto del paese. Londra, nel Regno Unito. Se prendessimo il punto centrale del Regno Unito, si troverebbe nella baia di Morecambe, nel nord-ovest del paese. Londra, essendo costruita sul Tamigi e non lontana dalla Manica e dal Mare del Nord, ha senso per scopi commerciali, ma la rende vulnerabile alle invasioni dei suoi vicini europei, come abbiamo visto durante la Seconda Guerra Mondiale. Nuova Delhi, in India, si trova nella parte settentrionale del secondo paese più popolato della Terra. Delhi è la seconda città più popolata al mondo. Prima che Delhi diventasse la capitale, Kolkata era la capitale dell'India. La sua posizione era anche piuttosto bizzarra, essendo nell'estremo est ed estremamente vicina a Bangladesh. Islamabad, in Pakistan, molto simile all'India. La capitale del Pakistan si trova nella parte settentrionale, lontano dall'oceano e non troppo distante dall'Afghanistan o dall'India. Passando alla prossima parte del video, secondo te, se il pianeta Terra avesse una capitale, quale città sarebbe? Per essere la capitale del mondo, dovrebbe soddisfare diversi criteri, come essere bella in termini di architettura e organizzazione, pulita e un luogo piacevole in cui vivere, con una bassa criminalità, con un'etnia e un reddito diversificati, essere economicamente forte e geograficamente centrata per un facile accesso e infine non trovarsi in una regione soggetta a condizioni meteorologiche estreme come siccità, terremoti e ondate di calore. Il centro della popolazione mondiale si stima si trovi in Asia centrale, probabilmente vicino ad Almaty, in Kazakistan. Tuttavia, ciò non farebbe di Almaty una buona capitale mondiale, poiché non soddisfa gli altri requisiti. Si stima che il centro dell'economia globale si trovi da qualche parte in Russia. Mosca potrebbe essere una potenziale capitale mondiale, ma la sua posizione politica rispetto al resto del mondo potrebbe escluderla. Ecco le nostre 3 proposte per una capitale mondiale. Dubai, per la sua posizione al centro del mondo e come punto di unione tra Asia, Europa e Africa. È un luogo multiculturale che accoglie tutte le culture, con oltre l'80% della popolazione di Dubai composta da espatriati provenienti da tutto il mondo, il che porta a una forza lavoro internazionalmente diversificata. L'inglese è ampiamente parlato a Dubai e tutti comprendono l'inglese, quindi la lingua non è un ostacolo per la governance. L'infrastruttura di Dubai è considerata una delle migliori al mondo. È una delle città più sicure al mondo, situata in uno dei paesi più sicuri. Come seconda proposta abbiamo Londra, che spesso si classifica come il primo o il secondo centro finanziario più importante al mondo. Ha una storia, un'architettura e una cultura che si estendono per 3 millenni. Ha uno degli aeroporti più trafficati al mondo e circa 40 paesi sono raggiungibili in 4 ore di volo. Londra è la sede del Greenwich Mean Time, conosciuto a livello internazionale come lo zero sul meridiano internazionale. Altri fusi orari sono più avanti o indietro rispetto a questo tempo. Inoltre, la Gran Bretagna è a capo del Commonwealth, che comprende 54 nazioni sovrane da ogni continente che erano una volta nell'impero britannico e hanno un'enorme eredità culturale, economica e giuridica dalla Gran Bretagna. Londra è abitata da oltre 300 lingue madri diverse, più di qualsiasi altra città al mondo. E infine New York, considerata la città più importante del pianeta per quanto riguarda finanza, moda, media, cultura e arte. Wall Street è uno dei principali centri finanziari globali e la borsa di New York è la più grande borsa valori del mondo per capitalizzazione di mercato totale delle società quotate. L'ONU ha sede a New York e la città è un importante centro diplomatico che ospita anche molte organizzazioni internazionali e ambasciate. La sua posizione sulla costa est degli Stati Uniti la rende facilmente accessibile da tutto il mondo. New York è anche conosciuta come la capitale del mondo a causa della sua influenza globale nelle diverse aree. Cosa ne pensi di queste 3 città come capitali mondiali? Tu ne vorresti proporre altre o sei d'accordo con noi? Faccelo sapere in un commento, metti un bel like se il video ti sta piacendo e non dimenticarti di iscriverti al nostro canale.
Scegliere la migliore capitale mondiale dipende da molti fattori e può essere oggetto di dibattito. Ognuna delle 3 città proposte ha i suoi vantaggi e svantaggi, ma in definitiva la scelta di una capitale mondiale dovrebbe tener conto di una rappresentanza equa e di una governance inclusiva per tutti i paesi e culture del mondo. Siamo arrivati alla fine di questo video. Ciao e grazie da Geo Esploratori!